Oggi proveremo una diretta concorrente di mamma Harley, quindi il nome è quasi scontato, Indian. Proveremo una Scout Bobber, una moto interessante che mi ha sempre incuriosito. Bellezza? Sì, mi piace, mi attira, mi ha incuriosito. L'ho vista per la prima volta da vicino al Motorbike Expo e mi sono detto andiamo a provarla. Mi sono fatto 60 km, siamo qui e la andiamo a provare. Ora la vedremo da vicino, intanto ve la faccio vedere nella sua interezza. Partiamo dal motore, che è il cuore pulsante di una qualsiasi moto, ed eccolo qui, un V-Twin, 2 cilindri, 4 tempi, raffreddato a liquido. Sviluppa una potenza di 95 cavalli grazie ai suoi 1133 cm3 e una coppia di Nm pari a 98. Questo permette alla moto di reggere basse velocità con marce abbastanza alte e di prendere i giri come se niente fosse. Questo la rende una moto potente, infatti nella sua categoria risulta essere una delle più potenti, se non la più potente. Per quanto riguarda il reparto sospensioni, abbiamo davanti le sospensioni che hanno un'escursione di 120 mm e posteriori di soli 50 mm. Questo la rende una moto rigida, sin da subito. Tanta potenza va domata, serve un impianto frenante performante. Nonostante i suoi freni a disco anteriori e posteriori da 298 mm, non ci si può lamentare di questo aspetto, anche grazie ai 4 pistoncini davanti che fermano il disco e 2 dietro. Vero è che in alcune situazioni il freno davanti bisogna premerlo con decisione per avere una buona frenata. Gli scarichi, abbastanza belli a vedersi, tendono ad avere un sound troppo silenzioso. Questo perché le norme Euro sono molto restrittive, quindi gli scarichi sono completamente strozzati. Quanta capienza ha il suo serbatoio? 12,5 litri. Mi aveva un pochino illuso a causa della sua forma schiacciata e larga, mi sembrava più capiente. Però questo non è un punto a sfavore, perché si va a compensare con la potenza del motore, che quindi ci permette di avere dei consumi molto ridotti. Questo è un gran punto a favore. È una falsa magra, perché a guardarla sembrerebbe essere abbastanza leggera, eppure peso a secco, pesa ben 245 kg, ma non ce ne si accorge anche da fermi. Distribuzione pesi perfetta che la rende una moto adatta quasi a qualsiasi persona, anche a un principiante. I difetti? Ne trovo 2. L'ammortizzatore posteriore troppo basso sin da subito e il prezzo, 14.900 euro per questa moto, che la rendono la più alta come prezzo nella sua categoria. V9 Bobber, Triumph Bonneville e tutta la categoria Sportster hanno dei prezzi più concorrenziali. Se la gioca un pochino male da questo punto di vista. Esteticamente, come nella mia moto, ci sono delle cose da cambiare subito. Le frecce posteriori e anteriori troppo esterne, che sembrano quasi delle orecchie di Shrek, le cambierei subito. Gli specchietti li mettiamo bassi. Il manubrio lo cambierei, lo rialzerei un pochino per renderla un pochino più da viaggio lungo, per quello che piace a me, perché a me con la moto piace viaggiare. Sentiamo la messa in moto. Anche il motore su come gira purtroppo mi ricorda tanto le giapponesi più che una custom americana. Scarico, purtroppo, come anche nelle Harley oggi succede, ha un suono veramente strozzato. Le norme Euro tendono a limitare tantissimo questo aspetto. Come dicevo prima, i giri della moto vengono presi in una maniera stupenda. In curva con questa moto si toccano le pedane quasi subito, perché scende talmente facilmente in curva che non ci se ne accorge. I colori di questa moto, molto belli, rosso e nero. Questo rosso color sangue, come dico io, è molto bello. Ed esiste di questa moto la versione completamente nera, che secondo me è da perderci il fiato. La gomma ha slittato. Pensate che cazzo di potenza, eravamo un secondo, aperto gas a bestia per superare la macchina e la gomma ha slittato. Quindi motore con progressione bestiale sin da subito. Si arriva a 120 in un fazzoletto. Il sound è giapponese, l'erogazione di motore è anche da giapponese.
in spazi stretti come se la cava, la mia se la cava da Dio. Questa va che è un piacere, perché 250 kg di peso, ma è agile, non si percepisce il suo peso. Non so come abbiano fatto. Frenata potente grazie ai 4 pistoncini davanti e ai 2 posteriori. Prova ben riuscita. Anche questo cupolino davanti è ben pensato e ben inserito nella linea di questa moto. Il tempo dei test ride è purtroppo limitato. Questa è la versione tutta quanta nera e questa la versione con il color panna, che è classico per quanto riguarda le Indian. Questa nera rimane secondo me sempre la più bella. Test ride finito. Allora è giunto il momento delle conclusioni. Mi ha stupito la maneggevolezza? Sì. Per la sua potenza? Sì. E l'erogazione di potenza? Sì. Il suo peso? Te lo aspettavi? Sì, ma no, perché non si percepiva. E l'estetica? Veramente molto bella, ben azzeccata. Ma allora la compreresti? Finché a fine video di un qualsiasi test ride non mi vedrete accanto a un'altra moto che non sia Noise, allora forse vuol dire che io quella moto non la comprerei. Ma non perché non mi piaccia, non perché non valga, ma perché la mia Harley e le Harley hanno un altro sapore, hanno un altro gusto, trasmettono una passione diversa. L'Indian è una moto stupenda, è una casa che ha fatto passi da gigante, l'innovazione si sente, si percepisce più che su queste moto. Ma queste moto hanno un cuore diverso, hanno sensazioni diverse, non si possono spiegare, si possono solo vivere. E quando si sale in sella ad un Harley, le si sentono, le si vivono, e l'Harley poi non si abbandona più. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanina per rimanere aggiornati su tutti i video in uscita. Ciao da parte mia e di Noise!